Bentornati sugli Ex Esauriti, io sono Pat E io sono Jacopo. e oggi finalmente parleremo d'Italia e di Armenia, ma prima, sigla. Bene, quindi finalmente parleremo di Mahmood e di Blanco, i vincitori di Sanremo 2022 con la canzone Brividi. Jaco, cosa ne pensi? Allora, prima di dirti cosa ne penso, devo fare un piccolo appello a chi ci guarda, perché solamente una piccola quantità di coloro che ci stanno guardando in questo momento sono effettivamente iscritti al nostro canale, quindi mi raccomando, iscrivetevi, questo aiuterà noi a far arrivare il nostro contenuto a più persone possibili e ovviamente ci renderà felicissimi. Quindi questo volevo dire solamente come piccola parentesi. Mahmood e Blanco, allora, io sono contentissimo. Non solo perché ogni volta che Mahmood partecipa ad Eurovision è una certezza per me. Sì. Io non lo ascolto normalmente fuori da Sanremo, però le volte che va a Sanremo lo fa in maniera molto oculata, cioè porta delle cose intelligenti, porta delle cose che riescono a mischiare bene la sua idea di diciamo anche cantautorato un po' pop, un po' internazionale con la cultura musicale italiana, e Brividi secondo me è ancora di più questa roba qua, ancora di più di quanto non fosse Soldi. Allora, se posso dire la mia, bellissima canzone, forse a posteriori, ripensando alle canzoni di Sanremo, non la mia preferita, lo ammetto, però comunque bellissima. Ma lì giustamente sono anche gusti musicali, nel senso, Blanco è sempre una grandissima sorpresa. Blanco l'ho scoperto relativamente da poco, in realtà l'ho ascoltato a piccole dosi all'inizio, poi non so come mai l'ho trovato nell'album di Marrakesh, nella canzone Nemesi con Marrakesh, e da lì ho incominciato proprio ad ascoltarmi bene tutta la discografia di Blanco ed è veramente bravo. È stato di nuovo un colpo di originalità ad un Sanremo che già di originalità ne aveva al suo interno. Blanco è stato il colpo in più anche per Mahmood. La cosa che mi piace tantissimo rispetto a questo pezzo è che non sono partiti dal loro stile per arrivare a un compromesso con lo stile sanremese, ma hanno fatto il contrario, hanno detto partiamo da qualcosa di molto sanremese e contaminiamolo con noi. Quindi secondo me all'interno di Brividi c'è tutto lo spirito dei tempi, c'è tutto lo zeitgeist, se vogliamo dirla così, perché c'è la capacità di mettere insieme tutta l'eredità, no, della musica italiana, che comunque è anche un po', no, molto melodica, molto sanremese, ecco, appunto, ma metterci dentro elementi trap, elementi rap, secondo me è tutto giusto. Ecco, più che altro mi chiedevo, noi abbiamo, diciamoci la verità, quando Mahmood ha partecipato con Soldi ha perso, cioè o meglio è arrivato secondo, sì, per un problema chiaro di staging, Sì. perché lo staging Sì. non era all'altezza e quindi non, ovviamente quella roba lì l'ha penalizzato in maniera fortissima. Dici che quest'anno proveranno a cambiare qualcosa, a fare di meglio, oppure forse proprio perché siamo il paese ospitante faranno una mossa, diciamo, da gentiluomini e diranno sentite, non ci andiamo pesanti con lo staging per non rivincere, lasciamo lo spazio a qualcun altro? Secondo me è molto probabile che ci sia una sorta di via di mezzo. Non penso che ci saranno dei grandi problemi di staging come ci sono stati per Soldi. Secondo me comunque, proprio perché siamo il paese ospitante, ci si tiene a fare bella figura anche con la canzone nuova che si porta. Non penso ci sia comunque una volontà di fare il bis sul piatto. Ora, l'ultima volta che un paese ha fatto il bis, in questo caso una tripletta, è stata l'Irlanda negli anni 90. Nel mentre l'Eurovision è cambiato tutto, non penso ci sia la possibilità ora di fare un bis, e oggettivamente forse neanche tanto la volontà. Io sono molto contento anche del ritorno di Mahmood, perché è anche una cosa che un po', no, fa sentire gli Eurofan a casa, e soprattutto nel momento in cui siamo noi ad ospitare mi piace che il padrone di casa sia qualcuno che gli Eurofan già conoscono. E poi c'è da dire comunque che la canzone di per sé è proprio anche bella, quindi non solo il padrone di casa è amato già dagli Eurofan, perché Soldi aveva fatto comunque un enorme successo, ma in più arriviamo con un qualcosa di diverso, di nuovo, perché fondamentalmente
è un prodotto un po' anche atipico per Mahmood, se vogliamo metterla così, però comunque bello. Bene, direi che di brividi abbiamo parlato abbastanza, adesso parliamo all'Armenia con Rosaline. Adesso parliamo all'Armenia. Cosa ho detto? Adesso parliamo all'Armenia. Ma scusa, se io voglio parlare all'Armenia, perché non posso esattamente? Vabbè, un messaggio alla nazione da una sconosciuta totale in Italia, vabbè. Bene, direi che abbiamo parlato abbastanza di brividi, direi passiamo all'Armenia con Snap di Rosaline. Che è stata annunciata proprio ieri, nel momento in cui stiamo registrando. Non abbiamo un pezzo che brilla di originalità, soprattutto messo in mezzo a tutto il resto che abbiamo già ascoltato, soprattutto facendosi aspettare così tanto, che secondo me è stato un errore strategico. Chi guarda Eurovision in maniera più casuale non se ne accorgerà, però gli Eurofan ormai hanno già la loro top 10, hanno già una serie di preferenze, quindi insomma sarà difficile scalzare le posizioni delle top 10 già presenti, soprattutto con una canzone del genere che, voglio dire, non è la roba a cui fai più attenzione al mondo, ecco. Sì, esattamente quello che volevo dire anch'io. Se tu aspetti così tanto per far uscire la tua, deve essere poi qualcosa che veramente ribalta tutto. Cioè, deve valerne la pena di avere così tanta attesa. Per me non ne valsa la pena, nel senso, io l'ho ascoltata un paio di volte, appunto, cioè è uscita ieri rispetto a quando registriamo, non abbiamo avuto tutto sto tempo, ma insipida, completamente insipida. Ecco, facciamo un gioco. Facciamo finta che sia stata annunciata in mezzo alle altre, perché sennò abbiamo appunto questa percezione un po' falsata di avere una mega aspettativa che poi rimane un po' delusa. Allora, se io mi metto in quest'ottica, a me non dispiace. È una sorta di Croazia, però fatto in maniera un po' più sbarazzina, un po' più scanzonata, un po' più... non è una canzone felice. Però comunque secondo me il ritornello, almeno personalmente, a me rimane in testa. E nelle poche volte che l'ho ascoltata, perché appunto è uscita ieri, a me è passata da un 25esimo posto a un 15esimo. Quindi io non escludo che possa essere una di quelle robe che magari dici non è la mia preferita, non ci farei attenzione, ma pian piano ti sale. Prendendo ad esempio Brividi, cioè da Sanremo, quindi da febbraio, inizio febbraio, l'abbiamo già sentita tante di quelle volte tra la radio, tra l'Eurovision e tutto quanto, che quasi ci esce dalle orecchie. Magari questa potrebbe fare una sorta di effetto crescita ascoltandola un po' di più. La riascolterò perché darò anche a questa canzone la stessa possibilità che ho dato a tutte le altre, ma non so come dire, faccio fatica ad inserircela anche questa, perché magari la Croazia mi piace, l'ho detto, mi piace, altre canzoni simili mi piacciono, poi arriva l'Armenia, un'altra canzone di sto tipo qui, basta, non ne posso più. A me fa un po' l'effetto che faceva Say Yes di Ben e Tan, no? La canzone con la chitarra che ti fa venire voglia di cantare un po' al falò, può fare un po' effetto, no? Palazzetto, cioè se tutto quanto il pubblico si mette a cantare one, two, na na na, non è, secondo me potrebbe fare un bel effetto scenico. E questa è una roba da non sottovalutare, soprattutto perché l'Armenia si trova nella prima semifinale, che come abbiamo detto non ha grandissimi ostacoli, insomma, per un'eventuale qualificazione. Quindi che dici, un posto se lo ruba? Secondo me no, secondo me un posto... Ok che la prima semifinale è piuttosto strana, nel senso che effettivamente si potrebbe fare un po' fatica a capire chi potrebbe passare e chi no, ma addirittura pensare che una canzone che oggettivamente è abbastanza anonima in sé possa ritagliare un posto a discapito di un'altra canzone mi sembra un po' strano. Magari potrebbe giocarsela con la Croazia, che sono nella stessa semifinale. Magari potrebbe capitare questo, che se la giocano quelle due canzoni che sono molto simili oggettivamente. Sì, probabilmente si rivolgeranno alla stessa tipologia di fan e quindi sì. Vedremo. Secondo te invece ce la può fare, quindi tu dici di sì? Secondo me ce la può fare, sì. Ok, è tutto molto fumoso nella prima semifinale perché appunto ci sono pochi nomi veramente sicuri, cioè su cui possiamo metterci la mano sul fuoco da adesso. Veramente non è molto facile prevedere, perché sicuramente nella prima semifinale arriverà in finale qualcuno che teoricamente, generalmente non se lo meriterebbe,
e nella seconda semifinale non arriverà in finale qualcuno che invece generalmente se lo meriterebbe, quindi non lo so, io sinceramente non sono così sicura che possa farcela, che possa competere, però ripeto, l'ho ascoltata poche volte, magari veramente dopodomani è la mia preferita, conoscendomi anche probabile tra l'altro. Vabbè. Ricordiamo a chi ci guarda, appunto, come abbiamo già fatto prima, di iscriversi, attivare le notifiche, commentare, fateci sapere ovviamente cosa ne pensate. Noi siamo sempre, come vedete, noi vi rispondiamo anche ai commenti perché vogliamo anche un po' discutere delle vostre opinioni insieme a noi, no, delle nostre opinioni insieme a voi. Vabbè, insomma, comunque ci siamo capiti. Grazie mille, alla prossima, ciao. Ciao.